Torniamo a parlare di carte collezionabili sul canale con il nuovo progetto in casa Tomodachi Press, ovvero Masterpiece Card Series, una collana di cofanetti contenente dei set di carte collezionabili che hanno l'obiettivo di divulgare l'arte. In questo caso andremo a vedere insieme l'unico volume, il primo, quello che è stato annunciato ormai un pochino di tempo fa e che potete trovare a Lucca Comics and Games del 2025 in anteprima, cosa che ho fatto io e che mi sono ovviamente portato a casa. Sarà disponibile poi sul sito Tomodachi Press da partire dal 20 novembre, se non mi sbaglio. Questo primo volume è dedicato all'artista Giovanni Pacinotti in arte Gipi e alla sua storia che si chiama Walker. Quindi adesso andiamo ad aprire insieme il box, vediamo com'è effettivamente sia all'interno del box che come sono le carte collezionabili. Io sono in semi-blind perché ovviamente a Lucca ho avuto la possibilità di toccare con mano le carte, di vederle ed è proprio quello che mi ha incuriosito e mi ha spinto a comprare il box. Ovviamente non è stata una prerogativa mia ma di tutti coloro che erano presenti a Lucca Comics e che si sono avvicinati allo stand di Tomodachi. Quindi raga, non perdiamo altro tempo e andiamo ad aprire insieme questo volume 1 di Masterpiece Card Series. Ed ecco qui il nostro bel cofanetto che sicuramente avete avuto occasione di vedere in svariate altre occasioni. Si presenta in modo piuttosto elegante con questa slipcase trasparente che riflette un pochino la luce, quindi perdonatemi ragazzi se ci sarà un po' di riflesso. È personalizzata appunto per questo volume 1 con il titolo dell'opera in alto a sinistra, Walker, la numerazione delle carte collezionabili che troveremo all'interno, quindi dalla numero 1 alla 36, e un'illustrazione appunto che va a raffigurare l'opera di Gipi che troveremo al suo interno. Nella parte laterale abbiamo il nome dell'autore, Masterpiece Card Series, e anche qui logo di Masterpiece e numerazione 136. Nella parte posteriore logo di Tomodachi e, cosa molto importante, Made in Italy. Come potete vedere, 59 euro il prezzo di questo volume 1 che, a detta dei membri, dei componenti della Tomodachi Press, dovrebbe essere lo stesso prezzo, salvo cambiamenti dell'ultimo secondo, ma non credo ci saranno, per tutti i volumi successivi. Quello che potrebbe cambiare è la numerazione delle carte. Non è detto che nel prossimo set ci saranno 36 carte, ma potrebbero essercene di più, così come di meno. Se andiamo a rimuovere un attimo la slipcase, abbiamo la scatola vera e propria, anche questa piuttosto semplice, Masterpiece Card Series scritto in orizzontale, molto elegante, mi piace un casino. C'è ancora il sigillo come vedete, quindi ancora non è stata aperta la scatola, adesso andremo a fare subito, e quello che mi piace è già da collezionista, quindi si vede che è roba fatta per collezionisti, perché appunto viene riportato sia il numero delle carte con la cover e tutto, ma anche se volessimo disporre i vari volumi a mo' di libro, praticamente con la slipcase inserita, che adesso non mi riuscirà mai a reinserire, avete comunque una disposizione molto figa con nome dell'autore e anche le varie carte. Voi immaginatevi i vari volumi uno vicino all'altro, tutti in ordine, e dà un senso per noi collezionisti di completezza assoluta. Adesso andiamo ad aprirlo con un taglierino cercando di fare attenzione. Ecco qua, dovrebbe essere magnetica da quello che mi sembra esattamente. Andiamo ad aprire e a vedere il contenuto del cofanetto. Allora, intanto troviamo la guida, anche qui con il nome d'arte dell'autore, di Gianni Pacinotti, e andiamo subito ad aprirla per scoprire appunto l'autore. Chi sei? Con le varie informazioni, un'intervista che è stata fatta proprio dalla Tomodachi Press all'autore in questione, molto interessante, questo mi piacerà comunque poi andarmelo a leggere con calma, e anche ovviamente in retroscena che ci sono dietro quella che è la realizzazione di questa storia e anche di tutto il set. Molto interessante, anche questo è un pezzo da collezione da mettere per il momento da parte. Qui abbiamo gomma piuma, anche qui tutto molto elegante, e l'intero set all'interno di questa bustina trasparente. Molto carina, adesso lo andiamo ad aprire. Qui vi ricordo ragazzi intanto che questo è un set bello e fatto, quindi non dovete comprare altri box per avere la collezione completa. Per intenderci potrebbe essere paragonato ad esempio, spero di non fare
danni, potrebbe essere paragonato ad esempio a dei box come quelli che realizza Panini, in cui ci sono tutte le carte già del set, voi comprate l'intero box e avete già una collezione bella e fatta. Quindi non dovete andare alla ricerca di altri box per completarla, ma avete tutto all'interno di questo box. Una cosa molto importante che magari per alcuni potrebbe essere scontata, ma per altri invece potrebbe non esserlo. Allora, intanto andiamo a vedere le carte che si presentano. Intanto per me benissimo, si sente già la rigidità, la solidità della carta, ma venendo da altri progetti come quello di Cuphead e Disney Anthology, non mi sorprende la cosa. Allora, abbiamo una carta piuttosto ruvida, io ragazzi non sono un esperto, quindi sicuramente qui sotto nei commenti, oltre a fare la punta al cazzo al progetto sicuramente, sarete in grado di dirmi qualcosa di più anche voi, ma l'illustrazione già della prima carta a me piace tantissimo. Qui abbiamo un paesaggio e la firma a caldo, la firma a caldo qui in basso a destra di GP con questa colorazione argento e il nome del titolo dell'opera, in questo caso appunto Walker, come potete spero notare anche questa in argento, firma che è presente ecco soltanto sulla numero 1, che è questa qui. La numerazione della carta, eccola qui, la troviamo nella parte posteriore con questo retro che è abbastanza neutro, perché comunque credo che sarà il retro che troveremo in tutti gli altri volumi, quindi non va a riprendere lo stile effettivo di GP in questo caso, ma sarà un retro della carta che sarà comune per tutti. Abbiamo quindi la numerazione e poi un commento dell'artista relativo appunto alla carta stessa, quindi all'illustrazione che troveremo nella parte frontale. In questo caso non avevo in mente un posto particolare per l'ambientazione, per me poteva essere ovunque. Ci troviamo in una pianura senza fine, spoglia, bruciata dal sole, con poca erba. È un deserto, ecco. Ecco qui, questa è una cosa anche molto carina che secondo me ci aiuta anche ad interpretare meglio la storia che vuole essere raccontata dall'artista. Adesso vi faccio vedere anche le altre carte, anche se secondo me questa è roba che dovreste vedere con mano per goderne appieno. Ci sono delle illustrazioni veramente molto belle. Io ripeto, qualcosa sono riuscito a vedere a Lucca Comics e ne sono rimasto colpito, pur, ve lo dico francamente, non conoscendo benissimo, certo solo di nome, l'artista GP, ma in questo caso sono stato colpito proprio dalla qualità della carta, ripeto, rigida, con una sorta di pattern, diciamo, ruvido, non so bene quale sia il termine tecnico per definirlo, ma con illustrazioni ad acquerello veramente bellissime. E qui abbiamo la storia su cui non voglio soffermarmi, perché comunque è giusto che se deciderete di acquistare il cofanetto ve la godiate e diate anche voi la vostra libera interpretazione a quello che state vedendo. La storia di questo soggetto, diciamo, che cammina alla ricerca di qualcosa, è una storia che è inedita di GP, che era stata, anche questa molto particolare come carta, era stata lasciata inconclusa senza un finale, ma poi appunto grazie alla Tomodachi Press è stata tirata fuori di nuovo questa storia e ha adesso un finale, una conclusione di cui potrete godere soltanto appunto tramite questo cofanetto. Siamo quasi alla conclusione e voglio poi vedere un attimo il retro delle carte. Molto particolare, bellissima anche questa. Voglio vedere il retro delle carte perché c'è la possibilità, se non mi sbaglio, su soltanto 1000 carte, di trovare la firma dell'autore, la firma di GP, che ha firmato a mano appunto soltanto 1000 esemplari tra tutti i vari box che sono limitati nella quantità, ma se la limitazione è come quella che abbiamo avuto per esempio Cuphead, in cui ancora i box sono disponibili, ragazzi,
penso proprio che non ci saranno problemi nel avere delle scorte di questo box. Purtroppo non sono stato abbastanza fortunato. Comunque, adesso mettiamo tutto a posto. Qui ovviamente ci vorranno delle sleeve per conservare queste carte. Non c'è al momento un raccoglitore, non so se sarà provvisto, ma conoscendo i ragazzi di Tomodachi sicuramente, secondo me, lo faranno. Ma adesso ne parliamo nella conclusione del video, in cui vi dirò anche la mia opinione personale. In conclusione, ragazzi, che cosa penso di questo primo volume della collana Masterpiece Card Series? Cercherò di parlare a ruota libera come mio solito, quindi sarò prolisso, vi chiedo scusa in anticipo, ma ancora, ahimè, non sono molto buono a stare davanti a una telecamera. Quindi, cosa penso di questo Masterpiece Card Series? Come vi accennavo in precedenza, io non conoscevo GP, quindi non ho mai avuto la curiosità di avvicinarmi a lui, scoprire che opere facesse, quale fosse il suo stile, quale fosse la sua storia, nulla di tutto questo, lo conoscevo soltanto per sentito dire, ma non ho mai sentito appunto l'esigenza di ricercarmi qualcosa. In questo caso, il fatto che io sia stato interessato ad acquistare questo set ovviamente è scaturito sia dalla mia voglia di avvicinarmi all'arte, che è iniziata già con altri set di carte collezionabili, sia appunto perché c'è la parte del collezionista appunto che urla a gran voce: prendi questo set perché sicuramente ci sarà anche un seguito, appunto ci saranno diversi volumi con altri artisti, con altri stili, e quindi quella vocina 1.36 che poi continuerà con 37,50, con 51 eccetera, ve lo dico francamente, ha avuto una gran parte nella decisione di acquistare questo set. So benissimo che cosa penseranno molti di voi: l'hai acquistato soltanto perché l'ha fatto la Tomodachi, soltanto perché l'ha fatto Dario Moccia. In parte sì, è inutile dirvi che non è così. Mi sono avvicinato a questo perché secondo me anche acquistare per questo motivo non c'è assolutamente niente di male, perché appunto quando si realizza ad esempio un film con un regista famoso o una serie TV che con dei precedenti appunto che ha avuto successo, ha fatto altre serie TV o altri film con un successo clamoroso, e penso che sia anche normale, anche se il tema trattato da quel regista nel nuovo film è una cosa che non ci interessa o ci interessa di meno, magari sapere che comunque ha fatto delle opere che mi sono piaciute in passato, mi viene la curiosità comunque di avvicinarmi anche a questo nuovo progetto e, perché no, magari scoprire qualcosa di nuovo. Quindi questo penso sia una cosa più che legittima, e io sono stato davvero soddisfatto, davvero contento di aver avuto la possibilità di avere questo set tra le mani. Ovviamente ci sono dei dubbi, uno in particolare, quella che è legata al raccoglitore. Da compulsivo quale sono, avrei bisogno di un raccoglitore perché penso ce ne sarà bisogno, ma secondo me, anche se la Tomodachi non si è esposta, almeno credo, in nessun modo in merito appunto alla futura pubblicazione e realizzazione di un raccoglitore per Masterpiece Card Series, il fatto che le carte siano 36 e che sia stato realizzato da collezionisti che sanno il fatto loro in termini di collezionismo, secondo me un raccoglitore ci sarà. Magari una volta uscito il secondo, il terzo, il quarto volume, magari ci sarà un raccoglitore, perché 36 carte adatti sia un raccoglitore da 9 tasche, un raccoglitore da 12 tasche, da 16, quelli da 16, sebbene io ne abbia diversi, non sono, diciamo, quelli più diffusi, quindi io penso proprio che un raccoglitore sia in cantiere per questa nuova serie, ma per il momento la Tomodachi non si vorrà esporre, quindi secondo me, sono fiducioso, ci sarà. Per il momento io penso che metterò semplicemente delle sleeve, probabilmente quelle di Tomodachi Press, che si trovano sul sito tra l'altro, oppure anche a Lucca Comics, e le metterò all'interno della scatola, anche se ho i miei dubbi, perché la scatola è fatta veramente a puntino, tagliata bene, eccetera, il set ci entra preciso, ho i miei dubbi che con le sleeve potranno rientrare esattamente come sono all'interno della gomma piuma che viene fornita nel box. Però, problema marginale, per il momento le esporrò in qualche modo, insomma, e poi in attesa appunto di un eventuale raccoglitore. Io intanto mi vengono in mente tutte le domande che potreste farmi e quindi cerco di rispondere in anticipo.
perché tanto si sa, quando si tratta di questi set realizzati dalla Tomodachi c'è sempre, come ho detto prima, chi fa la punta al cazzo, quando invece poi ingoiano chili e chili di merda per altri tipi di set, quindi va bene così. Per quanto riguarda i bordi, le carte non hanno bordi stondati, ve lo ricordo ancora una volta, stiamo parlando di carte collezionabili, non stiamo parlando di carte da gioco, quindi carte rivolte, diciamo, a un pubblico mediamente più grandicello, però stiamo parlando di gusti personali, quindi stiamo parlando veramente di nulla, ok? Non serve dire a me piacciono, a me non piacciono, perché i gusti sono personali, sono quelli che sono. Quello che mi piace è la possibilità che in futuro appunto ci saranno anche altri artisti. Se magari non vi piace lo stile di Ghibli, non vi piace la storia che viene raccontata, che tra l'altro, attenzione, io poi me la voglio guardare con calma, mi voglio leggere tutti i commenti dell'autore che sono dietro la carta e tutto il resto, anche per capire bene, per interpretare anche a modo mio la storia. E ci saranno appunto altri autori in futuro, e con magari, non lo so, dei temi con degli stili differenti, più colorati, con altre cose. Insomma, non sono stati svelati per il momento dettagli di quello che sarà il futuro di questa collana, ma devo dire che a me incuriosisce parecchio e non vedo l'ora che verrà annunciato il prossimo volume. Per il resto, ragazzi, a me la qualità della carta piace, lo ripeto, sono rigide, il colore ad acquerello, il tipo di colorazione, il tipo proprio di stesura mi piace tanto, è come avere dei piccoli quadri, delle illustrazioni, delle piccole opere d'arte da conservare all'interno della propria collezione, e non posso che ritenermi soddisfatto, sebbene, appunto, lo ripeto ancora una volta, non conoscessi l'autore, quindi mi sono avvicinato appunto proprio per curiosità a questo set, spinto da quelle che sono state le buone produzioni di Tomodachi e prima ancora di Dario Moccia, e quindi, ragazzi, io ho deciso di dare fiducia a uno dei suoi ideatori. Per il resto, discorso prezzo, io penso che non ci sia nulla da dire, stiamo parlando di 59 euro, quindi all'incirca 1,50 euro a carta, realizzate da un artista, eccetera, eccetera. Non mi voglio soffermare su questa cosa, poi 59 euro per me potrebbero essere tanti, per qualcuno di voi potrebbero essere pochi, questa è una roba soggettiva, per me una scatolina fatta così a modino, con 36 carte, che mi esce, hanno detto la Tomodachi che uscirà magari 1, 2, 3 set all'anno, penso che non sia una spesa proibitiva per il contenuto, per quello che offre, per il lavoro che c'è dietro e tutto il resto. Quindi non mi resta che passare la palla a voi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Per me è un progetto molto interessante che ha catturato la mia attenzione e mi fa venire voglia da collezionista di continuare per scoprire che altro autore ci sarà, e soprattutto mi è venuta voglia di andarmi a conoscere un pochino meglio Ghibli, di avvicinarmi all'arte, che alla fine è proprio l'obiettivo, lo scopo che ha avuto la Tomodachi per la realizzazione di questa collana di volumi. Fatemi sapere che ne pensate, mi raccomando con la massima serietà e con la massima decenza, qui sotto nei commenti se possibile, e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao raga, a presto!